Bentornati! Continuano i video dedicati ai colori e alla loro miscelazione, fattore essenziale per migliorare la propria abilità di pittura. Se la tabella vista nello scorso video vi è stata utile, come magari altri dei miei contenuti, rimanete fino a fine video dove vi parlo di un mio futuro progetto per questo canale. Ma non perdiamo altro tempo e cominciamo! Troppo spesso, quando dipingiamo le carnagioni delle nostre miniature, tendiamo ad utilizzare i colori venduti come tali, ripetendo così lo stesso schema cromatico su tante miniature diverse. Questo succede soprattutto se non abbiamo a disposizione una buona scelta di colori dedicati alle carnagioni. Per questo oggi vi mostro una tabella molto semplice da realizzare, nella quale racchiudere molte tonalità di pelle con sottotono rosso, giallo e blu, partendo dal color ocra e dal color terra bruciata. Io userò i più vicini a questi colori tra quelli che ho a disposizione. Prepariamo quindi sulla tavolozza entrambi i colori, ma in due combinazioni diverse. Nel primo caso faremo 70% di terra bruciata e 30% di ocra, e nella seconda combinazione faremo il contrario. Non serve essere estremamente precisi, ma cercate di utilizzare la stessa quantità di colore o la stessa pennellata. A questo punto collochiamo sulla tavolozza anche bianco e nero, ben separati dai colori precedenti. Cominciamo quindi creando la scala cromatica per le carnagioni con un sottotono rosso. Mischiamo terra bruciata e ocra insieme, creando il colore di partenza e mettiamolo nello slot più in alto a destra. A questo punto, ad una parte di questa tonalità aggiungiamo una pennellata di bianco, dando vita ad un tono più chiaro e opaco. È importante non contaminare tutto il colore con il bianco o non sarà più possibile tornare indietro e scurirlo, ma sarà necessario rifarlo da capo, creando così confusione sulla tabella. Continuiamo così aggiungendo progressivamente singole pennellate, ovvero la nostra unità di misura, con il bianco. Qui sta a noi decidere quanto grande e approfondita vogliamo fare questa tabella, dato che possiamo creare tantissimi toni intermedi tra uno e l'altro slot, ma quella che vedremo oggi rappresenta comunque un buon campionario, pur rimanendo semplice e intuitiva. Passiamo ora a scurire con il nero la parte di colore rimasta aggiungendo una pennellata alla volta, riportando i risultati sulla tabella e partendo dallo slot sotto al colore di base. Procediamo in modo cauto, cercando di creare tonalità molto scure, senza però che il pigmento nero annulli completamente il colore di base. Una volta conclusa questa scala cromatica, passiamo al sottotono giallo, creando un colore di partenza miscelando il 70% di ocra e il 30% di terra bruciata. Questa volta posizioniamo il colore base nello slot in basso a destra, così da avere più tonalità chiare, particolarmente indicate per questo sottotono. Il procedimento è lo stesso che abbiamo visto prima, aggiungendo una pennellata di bianco al colore, casella dopo casella, senza contaminarlo tutto. Esercizi come questi, che richiedono davvero poco tempo per essere realizzati, sono utili per molti motivi. Il primo fra tutti è una maggiore consapevolezza del colore, dato che probabilmente avremmo continuato a usare l'ocra e il color terra bruciata solo per gli elementi per i quali sembrano più indicati, senza sapere di poterci creare un ampio spettro di tonalità. Il secondo vantaggio di una piccola tabella come questa è il fatto di vedere con chiarezza anche come adeguare la carnagione scelta per il personaggio all'ambiente circostante. Anche se i colori verrebbero influenzati da molti fattori, che approfondiremo in seguito, basterà infatti seguire i colori vicini sulla scala per individuare in modo semplice un'opzione per ombre e luci. Continuiamo come visto prima fino a riempire la riga con il bianco e quella sotto con l'aggiunta di nero. Una volta fatto, occupiamoci dell'ultimo sottotono, quello più freddo. Per farlo aggiungeremo un blu oltremare, o quello a disposizione che più ci si avvicina. Faremo soltanto una linea per queste tonalità, quelle più scure, unendo però terra bruciata per la maggior parte e blu, un po' come abbiamo fatto prima con l'ocra. Creiamo il colore di base e, come sempre, posizioniamolo a destra. Andiamo quindi progressivamente a scurirlo, aggiungendo sia una pennellata di blu che di nero, per ognuna delle caselle mancanti. Anche qui cerchiamo di creare tonalità molto scure, ma senza lasciare spazio completamente solo al nero. Una volta finito, se vorrete seguire il mio suggerimento e tenerla come riferimento vicino al vostro banco di lavoro, vi consiglio di rifinirla con un pennarello nero e una riga, dato che anche l'occhio vuole la sua parte. Tante volte è la nostra convinzione mentale e quello che crediamo di sapere che ci spinge a usare determinati colori piuttosto che altri, senza osservare effettivamente ciò che ci circonda.
Argomenti come questi li affronteremo in prossimi video più approfonditi, ma anche nel canale delle live, dove trattiamo tecniche pittoriche, esempi e argomenti più teorici molto prima dell'uscita del video. Trovate il link qui sotto. Prima di chiudere vorrei ringraziarvi come sempre per tutto il supporto ricevuto finora. Se i miei video vi sono stati utili in qualche modo a riprendere a dipingere o a migliorare le vostre tecniche e volete aiutarmi a continuare questo progetto, vi ricordo di dare un'occhiata alla descrizione. Una stampante in resina sarebbe per me un modo perfetto per avere a disposizione ciò che mi serve per creare tutorial dedicati ai singoli elementi, utili e fruibili da tutta la community. Quindi, se vi va di aiutarmi a raggiungere questo obiettivo, anche solo con €1, trovate il link qui sotto in descrizione. Detto questo vi saluto, vi ringrazio per aver visto il video alla fine e per eventuali contributi e vi do appuntamento al prossimo. Ciao!